Questi sono i 50 album che mi hanno emozionato di più nel 2024, 25 imperdibili e 25 consigliati. Che differenza c'è tra imperdibile e consigliato? Beh, per me imperdibile è un album che andrebbe inserito prima possibile nella propria collezione, nel senso che se non ce l'ho sto male, sto a rosicà, lo devo comprare il prima possibile. Consigliato è un album che nella collezione ci sta bene, che merita l'acquisto, ma che può essere recuperato anche con un pochino di calma in più, non troppa però, perché sennò poi va sold out. Occhio, non è una classifica con le posizioni, ma naturalmente ci sono degli album che ho vissuto con più entusiasmo e lo capirete molto bene dalle mie parole se avrete la grazia di ascoltarle, così come si capiranno bene i miei preferiti italiani e stranieri. Non sono presenti alcuni titoli importanti usciti nelle ultime settimane dell'anno appena trascorso, troppo poco il tempo per ascoltarli come si deve e inserirli con cognizione di causa. Lo avrei fatto solo per accontentare quella fetta di appassionati che segue l'artista X o Y e non mi sembrava intellettualmente onesto. Ultima cosa e si parte. Chiarisco per chi capita su questo canale per la prima volta o lo segue saltuariamente, chiarisco che come ogni anno questo è un gioco, non c'è alcuna pretesa di verità assoluta, è semplicemente un riassunto del mio 2024 musicale e basato sui miei gusti. Gli imperdibili di Vinilicamente. Ce n'è voluto di tempo perché l'establishment musicale italiano si accorgesse di Paolo Benvenu, più o meno 30 anni, sicuramente troppo. Ha fatto in tempo a vincere la targa Tenco per il migliore album col suo È inutile parlare d'amore. Sembrava che le cose fossero tornate a girare, la ristampa del debutto solista, la versione reloaded e poi ci ha salutato nell'ultimo giorno del 2024. In questo momento è inutile aggiungere altro se non che questo video è idealmente dedicato a lui. Romance segna il tentativo dei Fontaines DC di farsi apprezzare da un pubblico più ampio e credo che non ci sia niente di male finché i risultati sono questi. 3-4 ottimi brani, tra cui un paio di potenziali hit, però ce ne sono anche alcuni più anonimi, orfani di Robert Smith o Morrissey. Il tutto all'insegna di un alternative rock accessibile ma di qualità, perché nonostante io preferisca altro nella loro discografia, l'impressione è di trovarsi di fronte alla conferma della band più importante al mondo degli ultimi anni. Basta una canzone di Per gli amici di Ivan Graziani a spazzare via tanti dischi del 2024 spacciati per capolavori e che capolavori non sono assolutamente. Quegli album strani al punto giusto, simpatici, bizzarri, carucci, ma la classe è un'altra cosa e qui ce n'è dentro a volontà, e oltre alla sua classe c'è la nostra gioia di ritrovare la sua voce per troppo tempo ignorata ed oggi glorificata, più per seguire la moda dell'artista che da defunto diventa santo e genio a prescindere che per sincera ammirazione. I King Anna appartengono a quella lunga schiera di artisti che non inventano nulla, ma rielaborando le lezioni del passato col proprio gusto sanno essere concreti, convincenti ed originali, perché non c'è bisogno di fare fuochi d'artificio o gli strani a tutti i costi, e lo ribadisco, per portare a casa grandi album. Big Swimmer è una delle tante dimostrazioni, perché oltre all'innegabile fascino del personaggio Anna Merrick e della sua voce ipnotica, c'è quel chitarrismo indolente che al momento giusto sa risvegliarsi e diventare fragoroso. Midnight Again degli A Toys Orchestra è uno di quegli album italiani dal forte sapore internazionale. Sarà la matrice rock che si fonde col blues, il gospel e il soul, sarà il fatto che la band campana ha voluto registrarlo alla vecchia maniera, quindi con strumenti reali, no computer, tutti chiusi insieme in un casolare di campagna. Sarà il fatto che i fiati danno veramente una marcia in più ad un disco riuscito, con alcune trombe che profumano di Sergio Leone ed Ennio Morricone. A me è bastato il brano Joy per innamorarmi di Wild God, l'ultimo album composto da Nick Cave con i suoi Bad Seeds. Non tutti i brani sono su quel livello, ma almeno altri 3 o 4 sì, e quindi posso ritenermi più che soddisfatto. Poderoso quanto ampolloso, umano quanto divino, da molti definito anche noioso, probabilmente perché ormai abbiamo la soglia di attenzione di un criceto. I The di Matt Johnson sono primi nella classifica degli anni trascorsi dall'ultimo album di inediti. 24 anni infatti separano questo Installment dal precedente Naked Self. Non ci sono
qui dentro fuochi d'artificio, non ci sono canzoni furbe, non ci sono featuring altisonanti. È un album che potremmo definire banale se dovessimo considerare i trend valutativi della critica odierna, però è un album che sa farsi amare perché non c'è una virgola fuori posto. Con il secondo volume degli Ambient Files di Dirt Tapes scopriamo o abbiamo la conferma che l'autore dei brani sia Karim Kukuru, batterista degli Zen Circus, che qui si mette in gioco con un bellissimo album di musica elettronica adulta, un album per cui vale la pena rimettere in funzione la vecchia piastra di vostro padre o di vostro nonno, visto che è disponibile solo su cassetta. Hit Me Hard and Soft dimostra come Billie Eilish sia sempre di più a proprio agio nei territori dell'alternative pop, con testi più profondi della media ma mai pesanti. Produzione accurata, arrangiamenti studiati al millimetro, ma ormai l'artista americana non è più una novità e quindi è stata snobbata da molte delle classifiche di fine anno o relegata ai margini in favore di album più furbi e o più trendy. Mettiamoci anche un chi se ne frega, per me questo è il miglior album di pop mainstream del 2024. In un modo o nell'altro Umberto Maria Giardini, un tempo noto come Molteni, per quanti anni lo dovremo ancora dire questa cosa, un tempo noto come Molteni, che palle. In un modo o nell'altro Umberto Maria Giardini fa sempre centro. L'anno scorso era tra i miei imperdibili con Mondo e Antimondo, uscito a suo nome. Quest'anno lo ritroviamo con l'esordio del progetto Sorelle Gemelle lasciate in castigo. Lo stile dei testi è sempre il solito, tra il crudo e l'evocativo. Lo stile delle musiche e degli arrangiamenti è leggermente più spinto verso il rock e lo stoner. Cambiano gli addendi, ma il risultato ottimo non cambia. Dance No One's Watching degli Ezra Collective è l'album jazz del 2024 che meglio di ogni altro riesce ad ibridare il jazz delle orchestre del passato con il pop in senso lato e con l'esigenza fisica di ballare, perché sì, questo è un album pensato per la pista da ballo e dedicato alla libertà di essere chi vogliamo senza preoccuparci del giudizio altrui, con tanto di statement sul retro copertina. Ad un primo ascolto, Storie assurde di Bobo Rondelli sembra un disco di cabaret, un divertissement pubblicato per giustificare altre date, altri concerti, e probabilmente in parte è anche così, ma seppur sia evidente una certa giocosità nei testi e negli arrangiamenti, è anche innegabile che la qualità media delle canzoni di Rondelli sia sempre abbondantemente al di sopra degli standard odierni. Ero davvero curioso di ascoltare il successore del clamoroso esordio di Jamie XX, anche perché fare di meglio era difficile, invece il DJ britannico ci riesce al photo finish, perché la grazia della melodia, del beat e del tunz tunz di classe già ce li aveva fatti gustare. Stavolta aggiunge anche la varietà e quella dose di tamarro al punto giusto che decreta In Waves come il miglior disco di electro dance del 2024. Con la commedia, il quadro di Troisi si avvicina ai Mattia Bazar più sofisticati, perdendo qualcosa in misticismo rispetto all'esordio, guadagnando qualcos'altro in immediatezza. Insomma, hanno provato a uscire dalla nicchia degli intenditori snob e per me ci sono riusciti nel migliore dei modi. Forse ci sono riusciti pure troppo, perché tutti gli intenditori di qui sopra si sono dimenticati di questo ottimo album nel consueto gioco delle classifiche di fine anno. Poco metal per me quest'anno, ve ne sarete accorti, non perché non abbia voluto ascoltarlo, ma perché ho trovato poca roba che mi abbia coinvolto davvero. A parte gli Opeth che vedremo tra i consigliati, il miglior disco metal del 2024 per me è quello dei Blood Incantation. Con Absolute Elsewhere ribadiscono la loro leadership nello psych metal, quello che ti fa viaggiare come se fossi in acido e che ti travolge con i chitarroni doom. Beach Day, il secondo album degli Another Sky, vira l'art pop dell'esordio in un art rock grazie ad arrangiamenti belli pieni di chitarre. Il risultato non cambia. Ottimo era I Slept on the Floor del 2020, ottimo questo Beach Day, con la possente voce di Catherine Vincent come inevitabile protagonista. Rimango sorpreso da come il loro talento sia sottovalutato a tal punto da fargli annullare il tour di accompagnamento all'album, ma purtroppo non sono i primi
e non saranno gli ultimi. Glovemaker è l'incantevole esordio di Lauren Kramer e la sua mancanza in moltissime classifiche di fine anno testimonia chiaramente come un ottimo disco alla vecchia, ossia ben scritto, arrangiato, suonato e cantato, passi quasi sempre in secondo piano rispetto a dischi stramboidi, talvolta al limite dell'inascoltabile. Va bene andare avanti, va bene ricercare nuovi sentieri inesplorati, ma quando ci sono questi dischi bisogna solo fermarsi ad ascoltare e lasciare quelli stravaganti ai nuovi presunti Lester Bangs, che gli garberebbe, insomma, essere Lester Bangs, gli garberebbe. Meno male che ci pensano i The Slov con il loro secondo album All Pleasure. A fare che? A farci sopportare gli ultimi scampoli di post-punk che ha già detto tutto quello che doveva dire e si trascina stancamente in attesa del colpo di grazia. E difatti il grande pregio della band americana è di averlo abilmente ibridato con attitudine indie rock, decadentismo 90s ed approccio sfacciato. Il frontman è uno che sa il fatto suo e contribuisce al fascino di una band che in questo momento sta facendo tutto bene, vedremo in futuro. Difficilmente un album che vince il Mercury Prize è un pacco e difatti This Could Be Texas, il debutto degli English Teacher, è tutto tranne che un pacco. Ci porta infatti una band con una frontwoman piena di grinta e di significati, una band che vibra di chitarre indie frizzanti, drammaticità tipicamente anglosassone che può ricordare i Black Country New Road e poi un pizzico di elettronica, accenni di vocoder, qualche arco. Bravi, unico grande difetto, la mia copia in vinile ancora non è pervenuta a 2 mesi dall'ordine, ormai credo sia andata dispersa. L'amante è l'immaginaria discendente delle sfuriate punk di Giovanni Lindo Ferretti e delle prime paranoie delle luci della centrale elettrica, senza tralasciare l'intimismo di Emma Nolde, però più diretto e sanguigno. Da queste 3 coordinate si può intuire come In Memoria di sia un esordio ricco di spunti che suona anche troppo maturo per essere un esordio. Naturalmente questo va inteso come un complimento, tanto che riesce a salire sul podio, quindi terzo posto, dedicato al mio disco italiano dell'anno. Pubblicato solo a fine anno anche in vinile, la mia copia sta girando in attesa che giunga a destinazione. Siamo sotto le feste purtroppo. Dopo l'ottimo esordio Source del 2020 che era presente nei miei dischi di quell'anno, Nubia Garcia torna più in forma che mai con questo Odyssey, un'opera maestosa in cui il sax si fa più educato e l'arrangiamento orchestrale domina un po' tutto dall'alto, però nonostante questo emerge chiaramente come tra tutti i fuoriclasse dello strumento del suo tempo, suoi contemporanei. Ne cito solo 2, i miei preferiti, Shabaka Hutchins e Kamasi Washington. Nonostante questo emerge chiaramente come il suo approccio sia senza dubbio il più sensuale, il più vibrante. Odyssey vale l'acquisto solo per la title track, ma è tutto l'album a sprigionare grandeur da ogni solco, ed è per questo che a fronte di altri ottimi titoli jazz pubblicati nel 2024 questo risulti essere per me il più significativo, tanto da fargli guadagnare il terzo gradino del podio tra i miei dischi stranieri dell'anno. Se c'è una cosa che mi piace di Motta è che non fa mai lo stesso disco, e in un periodo storico in cui all'artista viene spesso chiesta l'opera on demand ad personam, questo è segno di coraggio, creatività e onestà intellettuale. Suona volume 1 contiene le rivisitazioni di brani già editi che emozionano quanto e talvolta più delle versioni originali. Il singolo che dà il titolo all'album è da applauso, e ho anche apprezzato il ripescaggio di un brano dal repertorio dei suoi Criminal Jokers. È uno degli album che sicuramente ho ascoltato di più in questo 2024, e per questo sul mio ideale podio dedicato al disco italiano dell'anno sale sul secondo gradino, secondo posto. Nell'ora blu degli Uncle Acid and the Dead Beats è l'album che mi ha sorpreso di più, perché è un disco non propriamente definibile se non come una genialata dal concept all'artwork alle musiche. In questa colonna sonora di un film che in realtà non esiste ritroviamo l'atmosfera dei poliziotteschi all'italiana, con tanto di voci registrate appositamente da alcuni attori cult del genere, brani strumentali inquietanti, canzoni psiche e risvolti doom, il tutto confezionato in una copertina che da sola
varrebbe l'acquisto. È il mio disco straniero dell'anno dal punto di vista concettuale, quindi ci sarà un pari merito. Il mio disco italiano dell'anno è Buonanotte Berlinguer di Cigno, perché mi è piaciuto su diversi livelli di lettura. Intanto contiene brani più facilmente assimilabili rispetto ai 2 precedenti capitoli della trilogia del nulla, però allo stesso tempo ne contiene altri più fastidiosi che vanno a rosicare le nostre misere sicurezze di miseri schiavi del capitalismo. Insomma, ci dice in faccia quanto facciamo schifo. E poi Buonanotte Berlinguer è l'esempio perfetto del collasso del music business italiano, in cui l'originalità non basta più, saper scrivere non basta più, il talento non basta più, provocare non tanto per il gusto di farlo, ma per generare una riflessione non basta più. Di chi è la colpa? Un po' di tutti, ma soprattutto di noi ascoltatori, che ci vantiamo di essere onnivori, di seguire passo passo quello che succede nel mondo musicale odierno e poi ci perdiamo, consapevoli di farlo, quello che succede in casa nostra, perché ascoltare musica italiana è da sfigati. Certa critica lo scrive pure a chiare lettere da anni e quando non lo fa in modo esplicito lo fa subdolamente e noi gli andiamo dietro come caproni fin quando l'artista X non viene canonizzato dalla TV o dai salotti buoni. Dite a mia madre che non tornerò. Dite a mia madre che non tornerò. Songs of a Lost World The Cure è il mio disco straniero dell'anno dal punto di vista emotivo, quindi leggermente superiore al pari merito degli Uncle Acid and the Dead Beats, che invece sono il mio disco straniero dell'anno dal punto di vista concettuale. L'emozione per me vince sempre sul concetto. E sì, perché questa è l'opera più emozionante, quella che mi ha stordito e commosso ogni volta di più, ascolto dopo ascolto. Continuo a credere che non sia un capolavoro, però una volta messi da parte i fastidiosi ma inevitabili legami con il passato, Songs of a Lost World va contestualizzato per quello che ci dice dell'oggi di Robert Smith e del resto intorno a lui. Ecco quindi che apprezzo e condivido la sua visione da fine di mondo che emerge chiaramente dall'opera, in un momento storico in cui facciamo finta che andrà tutto bene, ma in realtà sta andando tutto alla deriva, per non usare un termine più scurrile. Songs of a Lost World con le sue intro strumentali cicliche e lunghissime, con il suo andamento pressoché uniforme, è la coperta calda per tutti quelli che vogliono sentirsi meno soli nella tragedia. Se ti sta piacendo questo video lascia un like, ci vuole un attimo e non costa niente, e poi nei commenti qui sotto scrivimi quali sono i tuoi 5 album imperdibili ed i 5 album consigliati del 2024 e perché. Trovi tutti gli album di questo video all'interno del mio store su Amazon nella sezione I migliori album del 2024 ed è linkato qui sotto in descrizione, così come in descrizione trovi i link ai vari canali Telegram di Vinilicamente dedicati alle offerte, quindi dove risparmi su vinile, CD, audio, hi-fi, film, Lego e gingilli nerd vari. I consigliati di Vinilicamente. L'anno scorso era toccato a Roger Waters e quest'anno è toccato a David Gilmour. Mi riferisco alle ingiurie e agli osanna prima e dopo la pubblicazione di Luck and Strange, che rimane un signor disco e che nonostante non mi faccia gridare al miracolo lo scelgo 1000 volte rispetto a qualsiasi altro disco giusto di oggi pompato dall'hype che verrà dimenticato tra 6 mesi. Ma sono stato di manica larga, facciamo 3 mesi. Vai. Stavano per sciogliersi Subsonica e a detta loro è stata proprio la vista della fine a dargli nuovi stimoli
per ritornare a comporre e a far uscire questo disco, realtà aumentata. Non voglio augurargli di pensare di nuovo allo scioglimento, però se i risultati sono questi, litigate più spesso. Ovviamente sto scherzando. Bentornati Subsonica, era da qualche album che non li sentivo così in forma. Bello, Se vuoi dire bello, fallo. Bello Night Rain di Arouge Aftab, però credo un filo sopravvalutato. Sarà forse che il precedente Vulture Prince è stato osannato da tanta critica specializzata e quindi magari la sua onda lunga arriva ad impreziosire quest'album, che sì, è interessante, ma non è il capolavoro che vogliono farci credere che sia. Consigliato a chi ama Sade, ma cerca qualcosa di più notturno e appunto più concettuale. Alessandro Asso Stefana è uno dei nomi italiani di cui essere orgogliosi nel mondo, e il più grande complimento che mi sento di fare al suo secondo album solista è che suona cinematografico. Me lo immagino infatti come la colonna sonora di un bel film dei fratelli Coen, ed è anche per questo che preferisco i brani strumentali rispetto ai pochi cantati. Produce PJ Harvey. Sommando due consigliati si ottiene un imperdibile? Quasi, nel senso che Wall of Ice e Cutouts li vedo in realtà come un volume 1 e volume 2 dello stesso disco, a cui avrebbe giovato un lavoro di scrematura. Presi singolarmente sono due album riusciti, a tratti autoindulgenti, ma riusciti. Se avessero ragionato più su un volume unico, su un best of dei due, avrebbero raggiunto il top. Gli anni 20 degli Extra ha rappresentato un gradito e inaspettato ritorno, con un disco fatto più di sostanza che di uffici stampa, arrivato a noi grazie a un crowdfunding che ha dimostrato in modo lampante e sorprendente tutto l'affetto e la stima per la band guidata da Giulio Estremo Casale. Quello che apprezzo di più di Tank, il quinto album degli Idols nel giro di 8 anni, è l'essere andato oltre i cliché del post-punk, genere che continua a riservarci qualche fiammata, ma siamo agli sgoccioli, il meglio sembra essere già arrivato, e questo la band di Bristol lo ha capito bene, facendo un passo di lato, riuscendo a emozionare grazie a un Joseph Talbot sempre più a suo agio su vari registri interpretativi. Una delle sorprese italiane di quest'anno è senza dubbio Diaspora del cantautore sardo Udde. Tra la metafisica del battiato popolare e le filastrocche di tutti i fenomeni, Udde si ritaglia un angolino di tutto rispetto in cui far convivere con gusto pop ed elettronica. Il debutto omonimo di Fabiana Palladino è stato osannato alla sua uscita e completamente ignorato nelle classifiche di fine anno. Inspiegabile soprattutto per lo spazio vuoto che va a riempire quello del pop adulto, confezionato con cura, ben suonato, ben arrangiato, ben prodotto, uno di quei dischi che negli anni '80 erano la norma ed oggi sono l'eccezione. Con Pista Nera, il loro terzo album, i Post Nebbia confermano l'incredibile talento visionario del leader Carlo Corbellini, nonché la verve compositiva strettamente musicale. I loro album mi piacciono sempre un sacco, però mi rimane sempre in testa la stessa voglia. Un disco dei Post Nebbia con la voce davanti e non persa nel mix, non perennemente filtrata. Slang Spirituals è la conferma del personaggio Lady Blackbird, ma anche la conferma della sua vocalità e della sua musica, che tra pop, jazz, swing e soul la fa avvicinare a una leggenda moderna come Amy Winehouse. Non è un suo clone però, e questo è un bene per Lady Blackbird e per tutti noi. Il grande talento di Mace, confermato anche da questa omaia, si concretizza soprattutto nel come riesca a far convivere alto e basso, dallo strumentale di 8 minuti al featuring del rapper in Trend Topic. Per usare una formula trita e ritrita, Maya non vi farà cambiare idea su di lui, quindi se non vi piaceva prima, non vi piacerà certo adesso. Peccato solo che dietro il disgusto dei molti miei coetanei ci sia solo un rifiuto a prioristico per tutto ciò che anche lontanamente possa ricondursi al rap o all'hip hop. Fearless Movement è l'album in cui Kamasi Washington riesce a sprigionare il solito charme dal suo sax senza però strabordare, recuperando la misura giusta nella durata e nell'ideazione dell'opera, con qualche cenno di mescolanza con la contemporaneità che non guasta. Tra i brani de La Notte del duo elettronico italiano Tamburi Neri
ho trovato alcune delle storie più interessanti ascoltate in musica in questo 2024. Soprattutto il brano che apre il disco, Non esisti, che descrive perfettamente l'abbrutimento socio-emotivo in cui ci hanno scaraventato i social. Il resto non è sempre all'altezza e per questo non si trova tra gli imperdibili, ma tra i consigliati. Però gran bell'album. Uno degli album metal di questo 2024 che vale assolutamente la pena ascoltare è The Last and Will Testament degli Opeth, che in alcuni brani tornano all'utilizzo del growl, una scelta che purtroppo non sempre risulta essere convincente, o quantomeno non è quella che mi appassiona di più. Ogni disco di Shabaka Hutchins ha la mia attenzione, visto che lo reputo uno dei sassofonisti contemporanei più validi e che mi ha sempre convinto in ogni band lo abbia utilizzato. Stavolta però il sax lo lascia sullo sgabello e prende il flauto. È un album più quieto, meditativo, ma non meno interessante rispetto alle sue opere più energiche. Pensavo di rompermi le palle e invece mi ha sorpreso. Chapeau anche per la bellissima copertina. Per quanto io ami Beth Gibbons dalla prima volta che l'ho vista nel video di Glory Box dei suoi Portishead, per quanto io abbia ascoltato il suo debutto solista, non sono riuscito a farmi piacere fino in fondo. Leaves Outgrown rimane tra i consigliati perché il livello è molto alto, però stavolta Beth non mi ha conquistato. Ormai lo abbiamo capito, la dimensione ideale per godere della musica di Cosmo è quella live nella bolgia sudaticcia che sono i suoi concerti. Sulle ali del cavallo bianco si riprende dal mezzo passo falso del disco precedente, non tocca le vette di Cosmotronic, ma riesce a coniugare con gusto la grazia di Battisti, la matrice electro e le pulsioni tunz tunz. Non sono propriamente un amante del free jazz ed è per questo che non ho ancora acquistato il disco precedente di Immanuel Wilkins. Stavolta il sassofonista americano sceglie di affidarsi maggiormente alle parti cantate ed è una saggia scelta perché Blues Blood sembra Maxine Quay di Tricky ma in chiave jazz. Peccato solo per la copertina che è veramente orrenda. Per molte testate Brett di Charlie XX è il disco dell'anno, comunque è nelle primissime posizioni. Per quanto mi riguarda c'è molto meglio prodotto nel 2024, ma si sa che queste classifiche sono un gioco, o perlomeno come tali dovrebbero essere viste e fruite. In ogni caso Charlie XXX è sveglia, è in gamba e Brett lo dimostra. Un disco assai gradevole e, per usare un aggettivo terrificante, è un disco instagrammabile, quindi perfetto specchio dei tempi, super sopravvalutato. White Mary potrebbe essere definita una Cosmo al femminile, ma solo per far capire in che campionato stia giocando, perché poi con il suo secondo album New Bianchini riesce a fare meglio dell'album del collega più famoso che abbiamo visto poco fa. Perché? Perché non è ancora schiacciata dall'obbligo di dover fare un album che possa compiacere un po' tutti, dalla rivista di settore al redattore che scrive di musica sulle testate glamour. Nella narrazione della leggenda di Johnny Cash, gli 11 inediti che compongono Songwriter spostano poco o nulla, ma ci raccontano di più della produzione rispettosa verso i canoni del country di John Carter Cash, il figlio del Man in Black. In molti sottolineano sempre cosa abbia rappresentato e cosa rappresenti tuttora per l'America quest'uomo qua, però in pochi ricordano quanto fosse bella e profonda la sua voce. Ecco l'occasione per ascoltarla una volta di più. Eremo, il secondo album di Lepre, è un bel esempio di come si possano creare canzoni in cui l'autore parla di sé dicendo qualcosa di autentico e riconoscibile, che sarà pure ombelicale, come dicono i francesi, nel senso che guarda troppo verso di sé, ma è anche vero che oggi, in cui ci fingiamo tutti perfetti e sorridenti, il rivelarsi frangibili nel modo in cui lo fa Lepre è di per sé cosa rara e quindi gradita. 6 brani per 54 minuti di musica, un titolo che è un atto politico e che potrebbe per un attimo distogliere l'attenzione dalla musica contenuta nell'ultimo album dei Godspeed You Black Emperor. Tra le pubblicazioni che negli ultimi anni si sono lanciate nel ribadire la sopravvivenza del post-rock, questa è una delle più interessanti e tanto mi basta. Life di Mari Samuelsen non è stato
l'unico album di classica o neoclassica acquistato nel 2024, però è l'unico pubblicato nel 2024 ad essere inserito nei miei dischi dell'anno, perché la grazia dell'artista norvegese è commovente, riesce a essere tecnica ma caldissima, tanto che ti viene voglia di abbracciarla, e questo sorriso dice tutto. Gli special di Vinilicamente. Miglior artwork a pari merito tra Nell'ora blu degli Uncle Acid and the Dead Beats e Storie assurde di Bobo Rondelli. Miglior packaging vinile per la trilogia del nulla di Cigno. Il packaging situazionista studiato dall'etichetta Avantgarde Music è veramente un valore aggiunto all'opera fonografica. Migliore packaging in cassetta, Mistero di Giuliano Sorgini, pubblicato da Dirt Tapes. Mettendo da parte per un attimo l'ottima resa audio, questo packaging è la gioia di ogni amante del nastro e di ogni collezionista musicale tout court. Migliore packaging in CD, non c'è niente di particolarmente eclatante tra gli album che io ho acquistato in CD in quest'anno. Se ne devo scegliere proprio uno, allora scelgo Ensoulment dei The nell'edizione limitata Mediabook. Migliore ristampa in vinile, nero a metà di Pino Daniele, tutto bellissimo, dal packaging al remaster di assoluta qualità, la migliore versione in vinile di questo capolavoro, ma a che prezzo? Tra l'inverosimile e l'immorale. Migliore esordio straniero, This Could Be Texas degli English Teacher. Migliore esordio italiano, In memoria di Lamante, uscito a fine anno anche in vinile, vi ho detto la mia copia arriverà, spero, nei prossimi giorni. Rivelazione dell'anno, Lily Fontaine, la frontwoman degli English Teacher, veramente splendida ed energica. Il miglior ritorno è un nuovo ex equo per The Cure e The. Miglior Highlander, The Cure. Migliori album live, altro che nuovo dei CCCP, che è anche la migliore sorpresa trattandosi di un live ripescato dagli archivi, e poi Live at Fillmore East 1969 di Crosby, Stills, Nash Young e One Hand Clapping di Paul McCartney e Wings, che è un live in studio. Miglior EP, nonché migliore contenuto esclusivamente digitale, Chiave Vergine di Dakota. Canzone straniera dell'anno, Joy di Nick Cave, non solo per la sua interpretazione ma soprattutto per il verso We've all had too much sorrow, now is the time for joy. Quindi abbiamo sofferto tutti troppo, ora è il momento della gioia. Canzone italiana dell'anno, Non chiamarmi bella di L'Amante, per l'incredibile esplosione della sua voce e per il sax finalmente presente in un disco di musica alternativa italiana. Anche nel 2024 abbiamo ascoltato tanta buona musica e di altrettanta ne abbiamo ignorato l'esistenza, perché ne esce davvero troppa per stare dietro a tutto. Come ogni anno e come ogni video del canale, da sempre mi sono limitato a ricordare quello che mi ha emozionato di più. Non mi è mai interessato andare a scovare il presunto capolavoro di nicchia solo per darmi un tono, per fare l'intenditore, anzi rivendico molto più fieramente gli artisti popolari che ho fatto scoprire nel corso degli anni, un nome su tutti, Lucio Corsi. È complesso parlare di musica perché è sostanzialmente inutile, come tutto ciò che riguarda il gusto personale. Ci si può limitare a suggerire. Sogno un futuro in cui la parola capolavoro venga abolita per legge per descrivere le opere d'arte più giovani di 30 anni, perché serve tempo per riuscire a storicizzare un'opera, e oggi invece siamo circondati da presunti capolavori di cui nessuno si ricorda più dopo 6 mesi. Ma un disco come Grace di Jeff Buckley, se uscisse oggi, finirebbe tra i dischi dell'anno, perché certi giorni ho paura che no, se uscisse oggi gli verrebbe preferito il disco della band uzbeka che canta in sanscrito, per la necessità algoritmica di creare la sorpresa, valorizzare l'insolito, non perché di qualità ma solo perché insolito. È quella che chiamo sindrome del recensore e che purtroppo in questi tempi social si sta diffondendo sempre più a macchia d'olio anche tra gli appassionati alla perenne ricerca di un like o di una conferma della propria identità. Ridiamo importanza alla musica più che al nostro ego e godiamocela soprattutto, non vivendola come una gara a chi ce l'ha più lungo, ma come qualcosa senza cui non potremmo vivere. Io glielo devo. E voi? A presto e buoni ascolti. È stupido pensare che la polvere sia immobile